Il cronoprogramma iniziale prevedeva 120 giorni di lavoro. Sono passati circa 2 mesi. A che punto si è arrivati? Oggi siamo a buon punto, direi, perché pur slittando di un mese la partenza dei lavori abbiamo recuperato, stiamo lavorando alacremente e magari creando anche qualche piccolo disturbo che adesso abbiamo superato, dovendo lavorare anche di notte, cercando, e già qui mi permetto di scusarmi con gli abitanti, che però poi troveranno un qualcosa di bello quando è finito, anche come riqualificazione dello stesso quartiere. Quindi, ritornando sul discorso del programma lavori, siamo in linea, stiamo recuperando il mese, 120 giorni devono diventare 90 giorni, perché noi a fine settembre, al 30 di settembre, abbiamo la consegna dello stadio. Al momento state lavorando su 4 cantieri. Esatto, adesso sono proprio 4 i cantieri, perché parliamo del cantiere della tribuna Rinascimento, contemporaneamente c'è il restauro della facciata, abbiamo comunque l'urbanizzazione di Piazzale dello Sport e ultimo e non ultimo, ma sicuramente è un po' la volontà, la chicca e soprattutto la scommessa che abbiamo fatto di portare la Champions a Bergamo, quindi stiamo lavorando anche sulla curva sud. Non da programma avete quindi aperto un 4º cantiere, che è quello relativo alla curva sud Morosini. Ci tengo anche a dire che questo è una volontà ben precisa della proprietà, sapendo benissimo che tutto l'investimento, e non è poco perché parliamo di oltre 1 milione di euro di investimento, poi è a fondo perduto, ma questa è la soddisfazione di portare la Champions a Bergamo e per Cassi un'altra volta ha messo mano al portafoglio. Nello specifico, in curva sud Morosini, cosa state facendo? Nello specifico abbiamo abbattuto il parterre in tubolare e dovremo ricostruire un parterre come sono le esigenze, con una struttura fissa. Quelli che sono ovviamente i parametri dettati dalla UEFA. Poi è chiaro che andremo a fornire tutti i gradoni di seggiolini a norma con lo schienale, e in più ci sarà tutta, e stiamo già lavorando su quello, un implemento dei servizi igienici, di locali dedicati al pronto soccorso all'interno, sotto le tribune esistenti. Quindi è come ripeto, un impegno forte, sia per quanto riguarda il tempo, perché come dicevamo questo sarebbe il quarto cantiere non previsto tra le altre cose, e sempre nei 90 giorni. Anzi, devo aggiungere che giusto venerdì scorso ho avuto la conferma dalla UEFA che il 7 e l'8 settembre scenderanno per fare il sopralluogo. Dopo questo sopralluogo avremo il 100% di risposta se ci concedono di fare la Champions a Bergamo. Io credo e sono ottimista, perché dovrà settimana prossima iniziare un 5º cantiere, che sarà quello del mettere mano al terreno di gioco, al teatro, come lo chiamo io. Ci crediamo talmente tanto al fatto di poter disputare la Champions che interverremo su questo facendo una legatura verticale con del filo sintetico per renderlo molto più resistente, visto le quantità di match che dovremo disputare a Bergamo, compresa la Champions. L'Atalanta in Champions League è storia. L'Atalanta in Champions a Bergamo è un'altra bellissima pagina di storia da scrivere. Sì, questo sicuramente sarà un po' il fiore all'occhiello nostro, sapendo quanto dobbiamo tribulare, ma come dicevo prima sarà un fiore all'occhiello dove la famiglia Percassi ha voluto a tutti i costi, creandoci tra virgolette un sacco di problemi per quanto riguarda il cantiere, però di portare la Champions a Bergamo. Da 3 a 5 cantieri, da 120 giorni di lavoro a 90, ma la scadenza di consegna sempre quella, 30 settembre. Considerando oltretutto che i 90 giorni sono diventati ancora di meno, perché noi la difficoltà grossa che abbiamo avuto è di dover comunque fare delle demolizioni e delle ricostruzioni giocando a Bergamo, e quindi mantenendo tutta quella che è la struttura impiantistica, telecamere, illuminazione e tutto attiva. E soprattutto il giorno della gara perdevamo comunque 1 giorno e mezzo di lavoro. Di fatto noi abbiamo perso non dico il mese, ma 15 giorni di lavoro, quindi dai 90 toglietene 15 sapete, e così avete idea di quanto la gente che sta lavorando qui ci sta mettendo l'anima per portare a compimento questa opera. Un'impresa alla Curva Nord Pisani, ma anche con i lavori di quest'anno non si scherza. È un'impresa perché comunque in genere le ristrutturazioni sono un'impresa.
Oltretutto la curva nord, diciamo che a livello economico, quindi di impegno, perché è maestosa, è mastodontica, il tempo non era molto, però di fatto è stata una ricostruzione. Qui parliamo di ristrutturazione, perché abbiamo dovuto mantenere l'edificio storico, l'edificio vecchio degli inizi del Novecento, e quindi anche a livello documentale non avevamo dei grandi documenti per poter capire come era stato costruito. Abbiamo fatto dei sondaggi, ma purtroppo in queste ristrutturazioni, quando poi cominci a lavorare, devi comunque cambiare in corso d'opera, perché ti trovi delle travi che non erano segnate, ti trovi delle cisterne che non c'erano, e quindi in corso d'opera noi abbiamo dovuto e stiamo tuttora rivoluzionando completamente il progetto. Stiamo lavorando giorno per giorno sul progetto per seguire quelle che è la ristrutturazione della facciata.